Ciao raga e bentornati sul canale. Oggi per voi farò il test e la recensione di uno dei rugged phone con layout più bello di sempre. Di chi stiamo parlando? Del King Kong Serie 9, l'ultimo device uscito in casa Kobo. Guardate che figata è il lato posteriore perché è dotato di un secondo display touchscreen dove potete leggere notifiche e anche rispondere alle chiamate. Ma se anche questo non vi dovesse bastare, vi aggiungo anche che è impermeabile, anticaduta e dotato di super night vision per vedere di notte come di giorno. Partiamo subito con la recensione. Prima però vi ricordo che nel primo commento in descrizione troverete il link diretto di questo bellissimo King Kong Serie 9 e i 4 canali Telegram di cui faccio parte, dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte a tempo di Amazon di abbigliamento, fitness, games e tecnologia, per cui se acquistate spesso online entrate nei canali, sono gratis e così inizierete a risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. Mi raccomando, entrate, primo commento in descrizione, sono gratis. Sigla e iniziamo con l'unboxing. Apriamo la confezione ed eccolo qua. Mamma mia, guardate che bel layout. Si sente già dal metallo che è un super rugged. Hanno messo anche dei gommini negli angoli così da proteggerlo dalle cadute per evitare i graffi. Comunque dopo lo andiamo a approfondire. Continuiamo con l'unboxing, apriamo questo vano. Troviamo lo screen protector da mettere sopra al display, eccolo qua, il manuale di installazione e la garanzia. Andiamo ad ultimare. No, addirittura hanno inserito anche gli auricolari nella dotazione base con lo slot di tipo C, l'alimentatore sempre di tipo C, la mini chiavetta per la nano SIM e il caricabatterie compatibile con la ricarica rapida da 33 watt e anche lui con lo slot di tipo C. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della dotazione base. E ora andiamo a analizzare il telaio. Partiamo dallo schermo. Monta un display OGS da 6,58 pollici in Full HD Plus a 1080x2400 pixel a 120 Hz di refresh rate. E per concludere la parte frontale troviamo anche la selfie camera da 32 megapixel. Eccola qua. Nel lato sinistro troviamo lo slot per le nano SIM, ben protette da questo gommino protettivo che andiamo ad aprire. Ecco fatto, che ne aumenta ovviamente l'impermeabilità. Andiamo a estrarre anche lo slot, ecco fatto, nano SIM 1 e nano SIM 2, oppure potete utilizzare una nano SIM ed espandere la memoria con una micro SD fino a 1 TB. E sempre nel lato sinistro troviamo il tasto personalizzabile. Invece nella parte inferiore troviamo lo slot di tipo C per la ricarica, anche questo ben protetto da un gommino protettivo, eccolo qua. Nella parte di destra troviamo il regolatore del volume, più e meno, e il tasto d'accensione che è anche il sensore di impronte digitali. E ultimo ma non per importanza, la parte più bella di questo cubo, ossia il lato posteriore. Guardate che design, guardate le geometrie e anche i colori, veramente tanta roba. Partendo dal basso troviamo lo speaker, eccolo qua, posizione veramente particolare perché di solito li troviamo o nella parte frontale o nella parte laterale. Nella parte superiore troviamo il secondo display circolare, il flash e il sensore di infrarossi, la macrocamera da 5 megapixel, il night vision da 24 megapixel e la telecamera principale da 100 megapixel. Per quanto riguarda l'autonomia, monta una batteria al litio non rimovibile da 10.600 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 33 watt e supporta anche la ricarica inversa, per cui potrete utilizzare questo smartphone come un vero e proprio power bank per ricaricare altri cellulari o altri tablet. E per quanto riguarda le dimensioni, ha un'altezza di 172 mm, una larghezza di 81, uno spessore di 17 per un peso totale di 390 grammi. Ed eccoci qua nell'home page di Android 13, guardate quanto è ottimizzato e quanto va veloce. Ora andiamo a prendere un articolo a caso, comunque guardate che velocità, così andiamo a testare la velocità di navigazione. Direi stop. Appena maggiorenne forza il posto di blocco e tenta la fuga. Oh mio Dio, cosa è successo? In pratica, da quello che ho letto, questo ragazzo non si è fermato al posto di blocco perché stava guidando letteralmente senza patente. Non ce l'ho, io non credo nelle patenti. Comunque, tornando al test, andiamo a zoomare anche le immagini e direi che anche qua la velocità è veramente molto buona. Proviamo anche il sensore di rotazione, apriamo una foto a caso, vediamo, non sbaglia un colpo, proviamo anche ad andare a più veloce, guardate che velocità! Oh mio Dio! Direi che questo sensore è uno dei migliori che abbia mai testato. E ora andiamo a fare un tour delle impostazioni. Come vedete ci sono tutte le principali funzioni di Android, modalità aereo, scheda SIM, wifi eccetera eccetera. Andiamo a approfondire quelle più importanti, tra cui il secondo display che adesso andiamo a personalizzare. Per fare ciò vi basterà andare in fondo, cliccare su mini screen e appariranno tutte le impostazioni per personalizzarlo. Guardate quante sono. Per risparmiare la batteria potete impostare lo spegnimento dopo 15 secondi, 30, un minuto eccetera, oppure se siete golosi come me potete tenerlo sempre attivo cliccando su Never. Potete anche selezionare il tipo di orologio. Guardate quante opzioni ci sono praticamente infinite. Comunque direi di provare quello che mi ispira di più, questo.
Adesso andiamo a girare lo schermo, guardate che figata, è veramente una figata assurda, avrete l'orologio ma anche le notifiche e le chiamate attive che vi appariranno nello schermo posteriore. Ma non è tutto, perché la vera sorpresa è che anche questo schermo è touchscreen. Guardate, adesso vado a cambiare il quadrante, bussola, sposto fotocamera e la potete attivare direttamente da qua dietro. Avete visto, si vede la mia Sony Z Vlog, per cui è utilissimo se create reel oppure foto con la telecamera posteriore da 100 megapixel, non avrete il problema di non essere sicuri di essere dentro l'inquadratura. Guardate la mia mano, la telecamera, veramente una genialata assurda. Continuando con le impostazioni, vi informo anche che il quadrante lo potete cambiare direttamente da qua dietro, vi basterà fare una doppia pressione e dopo selezionare la freccia o a destra o a sinistra per cambiare tutti i tipi di orologi. Guardate quanti ce ne sono. E poi, quando avrete deciso, io sono innamorato di questo, vi basterà rifare la doppia pressione e verrà impostato come quadrante principale. E questo non è tutto, perché addirittura potrete anche ascoltare direttamente la musica, controllare lo stato della batteria e andare a verificare tutte le notifiche. È veramente come un secondo schermo principale. Un'altra funzione molto importante che troverete all'interno delle impostazioni è l'espansione della memoria. Vi basterà cliccare su Memory Expansion e se lo attiverete fleggando questo cerchietto passerete da 12 a 24 GB di RAM, praticamente il doppio, e con ben 24 GB di RAM in pratica potrete scaricare tutto il Play Store. Ora andiamo a fare il triplo test, sensore, schermo e test audio. Partiamo dal sensore di impronte digitali, andiamo a metterlo in standby, proviamo e si è sbloccato subito. Andiamo a fare un altro test in orizzontale e l'ha preso comunque, e ora a difficoltà massima andiamo a metterlo in standby, lo provo a sbloccare al contrario e l'ha sbloccato, quindi direi che come sensore ci siamo. Andiamo a fare anche il test dell'audio, andiamo su YouTube, selezioniamo la canzone, volume al massimo, sentite che potenza. Gli speaker sono qua dietro. Dato che sono già su YouTube, andiamo a fare anche un test del display. Metto la visualizzazione a 16 noni, guardate, non sarà uno schermo AMOLED, ma con i suoi 120 Hz si difende veramente bene. Guardate anche i colori come sono naturali, perché uno dei pochi difetti degli schermi AMOLED è che tende un po' a incrementare troppo il colore, renderlo troppo vivace. Invece in questo Kubo i colori risultano letteralmente naturali. Ovviamente la questione dei colori è veramente molto personale, c'è chi li preferisce molto vivaci e chi naturali, ma in ogni modo questo schermo, per quanto mi riguarda, è veramente di ottima qualità. E adesso siamo arrivati al comparto fotografico, vi mostro un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente da questo smartphone. E adesso andiamo a fare il test del Night Vision. 3, 2, 1, via! Questo è quello che si vede con la Sony Z Vlog, praticamente niente, e questo è quello che si vede col Night Vision del Kubo. Guardate, si vede il Mega Shuriken, le forbici, tutta la mia postazione, la spada di Zabuza e anche l'armatura di Vegeta. Guardate che differenza, è praticamente buio e invece col Kubo Serie 9 si vede quasi come di giorno. Come avete visto dagli scatti, le foto sono di ottima qualità, sul Night Vision non ho riscontrato particolari imperfezioni e anche per quanto riguarda i video sono pienamente in linea con gli altri rugged phone della sua stessa fascia di prezzo. Per finire in bellezza questa recensione ho voluto provare il processore MediaTek Helio G99 per svariati giochi 3D come Car Racing, Marvel e Mod Strike, e devo dire che si è comportato veramente molto bene, i caricamenti sono stati rapidi e anche durante il gioco non ho riscontrato né lag né rallentamenti, per non parlare di questo bellissimo display con refresh rate a 120 Hz che rende sempre perfette tutte le dinamiche di gioco, e anche l'ottima qualità dell'audio influisce positivamente nel sentirsi immerso nel gioco, per cui direi che lo consiglio anche per videogame. Se volete essere sempre aggiornati sulle novità di tecnologia come questa, lasciate un like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie pubblicazioni. Vi ricordo che in descrizione troverete il link diretto di questo King Kong Serie 9 e i link dei 4 canali Telegram dove pubblichiamo le migliori offerte a tempo di Amazon. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!